Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi vi voglio presentare non una vettura, non un componente tecnico, non un utensile, ma un pulsante, un controller che ci permette di governare al meglio la nostra slot car e lo fa con assoluta semplicità. Infatti questo pulsante mi ha davvero colpito per la facilità e la rapidità con cui mi sono subito trovato a mio agio e sono riuscito infatti ad ottenere ottimi tempi pur non conoscendo a fondo il pulsante e facendo anche solo pochi giri della pista del mio slot club. Stiamo parlando del pulsante Special Control by Franceschini, in questo caso il modello è l'MK15. Vi voglio così far vedere tutte le caratteristiche e tutte le regolazioni che questo pulsante offre per darvi la possibilità di guidare al meglio la vostra slot car ed essere così il più performanti possibile. Questa tipologia di pulsanti appartiene alla cosiddetta tipologia di pulsanti artigianali, ovvero quei particolari controller che vengono costruiti e modificati partendo da un controller di tipo base. In questo caso l'involucro è un pulsante MB-Slot, ma l'interno è stato completamente curato, studiato, disegnato e poi realizzato da Franceschini. Come potete vedere già dalle numerose regolazioni presenti, si tratta chiaramente di un pulsante di tipo elettronico, quindi uno di quei controller che dà il massimo delle sue prestazioni se utilizzato in ambito pista, perché chiaramente dà la possibilità di poter settare tutte queste regolazioni affinché la vettura riesca ad ottenere il tempo migliore sul tracciato di gara. Insieme al pulsante vi viene fornito anche un manuale e come potete vedere anche il manuale è un manuale di tipo artigianale, perché chiaramente è un manuale che va a darci tutte le regolazioni, tutti i settaggi che noi possiamo andare ad avere sul nostro pulsante, ma chiaramente essendo questo un pulsante sempre in fase evolutiva, quindi con dei miglioramenti, degli aggiornamenti che di volta in volta possono andare a migliorare le prestazioni o comunque andare a modificare eventualmente qualche settaggio già presente sul pulsante stesso, anche il manuale è sempre in fase evolutiva e quindi va a rispecchiare esattamente il pulsante che voi avete acquistato. Come dicevamo ad inizio video, noi abbiamo fra le mani la versione MK15 e quindi anche il manuale di riferimento va ad indicarci tutte le funzionalità che questo pulsante ha al suo interno, ma già sappiamo che Franceschini sta lavorando e sta già testando versioni successive di questo pulsante che lo rendono ancora più performante. Il manuale quindi ci aiuterà a regolare in modo perfetto il nostro pulsante in base al nostro stile di guida, rendendo così di fatto possibile migliorare le nostre prestazioni. E andiamo ora nello specifico a vedere come si compone, quali sono le regolazioni di questo pulsante. Partiamo da questi 4 potenziometri. Abbiamo una divisione per colore, il giallo, il verde, il blu e il rosso. Ogni potenziometro va a darci la regolazione di un parametro del pulsante. Abbiamo l'antispin, abbiamo la sensibilità, abbiamo la potenza e il freno. Tutte queste regolazioni che noi possiamo andare ad effettuare le troviamo anche scritte direttamente sul potenziometro stesso. In questo modo non possiamo certo sbagliarci nel regolare un potenziometro al posto di un altro. Continuando poi con i pulsanti o i selettori che ci permettono varie regolazioni sul pulsante, abbiamo qua 2 selettori, uno relativo alla curva che possiamo impostare in off o in on e poi uno relativo alla sensibilità, quindi alla scala della sensibilità che può essere impostata su soft o su hard. Su una parte del pulsante abbiamo anche il freno che può essere regolato con il selettore in freno massimo, quindi avere la massima frenata disponibile in pista, oppure il freno regolabile dove andremo appunto ad applicare questo potenziometro con il nome freno per andare a dosare quanto la macchina deve andarsi a fermare, quindi quanto prima o quanto più velocemente la macchina dovrà rallentare sulla nostra pista al momento che noi andiamo a rilasciare il pulsante di accelerazione. Girando il pulsante al contrario, vediamo quindi i vari potenziometri posizionati sulla basetta, dove c'è anche un altro selettore che ci permette di andare a gestire l'anticipo. Anche in questo caso le regolazioni sono 2, ovvero decidere se vogliamo o non vogliamo avere l'anticipo. In
questo caso selettore, avrà un segno con anticipo sì o anticipo no. Nell'impugnatura trasparente poi dell'MB slot si intravedono il transistor, il dissipatore e un paio di LED di segnalazione. Non vi preoccupate ragazzi che poi andremo più nel dettaglio a capire ogni selettore, ogni switch, a che cosa serve, ma soprattutto come settarlo per partire con qualche giro di pista e iniziare così a fare le prime regolazioni del pulsante. Prima di vedere però queste regolazioni, diamo ancora alcune caratteristiche di questo pulsante. Innanzitutto il grilletto è montato su cuscinetti, il che lo rende particolarmente scorrevole. È molto piacevole al tatto e devo dire che io l'ho provato per diversi minuti, l'ho testato per circa 20 minuti consecutivi e non mi stanca assolutamente. Forse io lo preferisco con un grilletto leggermente più duro, quindi con una molla di contrasto che mi dia la possibilità di avere più la sensibilità sul dito di cosa sto facendo, ma Franceschini offre comunque la possibilità di 3 molle differenti per poter settare al meglio anche questo particolare. Certo che questa è una prima configurazione che va settata in base al pilota, quindi ci saranno persone che preferiscono il grilletto del pulsante molto più morbido per non stancarsi durante magari delle 24 ore o delle gare in cui la durata della batteria è particolarmente lunga, o altri piloti come nel mio caso che preferiscono avere una percezione più alta del movimento del grilletto quando lo si va a schiacciare. Un'altra particolarità veramente degna di nota è il carboncino di scorrimento, quindi non abbiamo una piastrina come su molti pulsanti che va a scorrere su una basetta, ma abbiamo un vero e proprio carboncino, il che ci dà la possibilità di trasmettere in modo molto più preciso il comando che noi andiamo a dare agendo sul nostro grilletto, trasferendo così in modo molto più efficace tutti i nostri comandi all'interno del pulsante, che poi va a regolare in base ai vari settaggi il movimento della nostra slot car sul tracciato. Va detto poi che il pulsante è dotato di un relè per ridurre la caduta di tensione e, come oramai tutti i pulsanti, di spina magic, quindi è già predisposto per essere installato e montato, quindi pronto all'uso su praticamente tutti i tracciati che possiamo andare a trovare negli slot club italiani. Quando si parla di pulsanti di tipo artigianale si parla sempre anche di un background tecnico, di una certa esperienza che il pilota che lo ha costruito ha acquisito durante la partecipazione nelle varie competizioni. Vi faccio vedere ad esempio un piccolo particolare. La molla del grilletto è dotata di una guaina. Questa guaina serve ad esempio a evitare che la molla vada a risuonare, quindi faccia il classico suono tra virgolette un po' gracchiato quando ad esempio entra in vibrazione. Quindi quando voi andate a premere il grilletto del vostro pulsante e sentite un suono quasi come se fosse uno sfregamento, questo è dovuto alla molla che va in tensione e quindi si mette leggermente a vibrare. Questa guaina in gomma evita anche questo piccolo, se così vogliamo chiamarlo, difetto. Molti di voi potrebbero pensare che l'utilizzo di un carboncino rispetto ad una piastrina, ad esempio di tipo metallico, in ottone, come su tanti pulsanti in commercio, possa in qualche modo essere meno longeva nel tempo o comunque accusare qualche problema di sporcizia o di lubrificazione o di uno scorrimento non troppo preciso. Beh, non c'è da preoccuparsi perché comunque il carboncino che viene utilizzato è un carboncino abbastanza duro, quindi dà la possibilità di durare nel tempo e comunque può essere pulita la piastrina di scorrimento con un cotton fioc e ad esempio semplice benzina avio o comunque benzina zippo. È possibile poi anche mettere una piccola goccia di olio, quello che ad esempio usiamo per le bronzine delle nostre slot car, nel punto centrale della piastra di scorrimento e poi azionare il nostro grilletto qualche volta affinché quest'olio vada così a cospargere l'intera piastrina di scorrimento e permetta al comparto di accelerazione di agire in modo più fluido durante l'utilizzo.
Vediamo adesso come è possibile regolare il nostro pulsante affinché possiamo trovare il giusto compromesso che ci faccia andare veloci sulla pista. Partiamo dai 4 potenziometri e partiamo proprio da quello giallo, ovvero dell'antispin. Questo potenziometro va a regolare la potenza dell'erogazione. Chiaramente se noi abbiamo il potenziometro posizionato su 0 avremo un motore leggermente più brusco in partenza. Al contrario, invece, se andremo a regolare il nostro antispin sul numero più alto, quindi in questo caso il 20, avremo un'erogazione più dolce, quindi il motore sarà leggermente più pigro in partenza. Il secondo potenziometro che possiamo andare a regolare è quello della sensibilità. Praticamente ci va a ridurre la velocità di partenza del motore, cioè quanto tempo il motore ci mette, per così dire, ad entrare in coppia. Anche in questo caso sul numero più basso, quindi sullo 0, avremo una minor velocità di partenza del motore, mentre girando il potenziometro sul numero massimo, che è sempre 20, avremo una maggiore velocità di partenza del nostro motore. Il potenziometro di colore blu invece va a regolare la potenza del nostro motore. Andremo quindi ad agire sulla cosiddetta reattività della nostra vettura sulla pista, andando a posizionare il nostro potenziometro come sempre su numeri bassi. Avremo quindi una potenza del motore più dolce, quindi una macchina meno reattiva. Invece andando a posizionare il nostro selettore del potenziometro sui numeri alti, quindi fino ad arrivare a 20, avremo una macchina molto più reattiva, con il rischio di sbandate più frequenti e più facili. Va anche detto che con il potenziometro della potenza, quando noi abbiamo numeri particolarmente bassi del nostro potenziometro, la potenza viene ridotta in modo costante, indipendentemente dalla posizione del grilletto, il che ci permette quindi di avere una vettura molto più tranquilla durante la percorrenza delle curve sul nostro tracciato. Ultimo potenziometro che possiamo andare a regolare è quello del freno, e anche in questo caso ad un numero più basso corrisponde una minor frenata, mentre via via con un numero più alto del potenziometro avremo un freno maggiore, quindi una vettura che si arresta in un minor spazio di frenata sul nostro tracciato. Chiaramente, come abbiamo già visto all'inizio, il potenziometro del freno funziona quando il selettore del freno stesso, questo posto sul dorso del nostro pulsante, non è in posizione max, quindi nella posizione che ci dà sempre il maggior freno possibile, ma nella posizione adjustable, quindi nella posizione in cui ci permette il settaggio del freno attraverso il potenziometro. Questi due selettori invece vanno a rappresentare la curva e la sensibilità. Per quanto riguarda il discorso della curva, avremo, se il selettore è posizionato in on, una progressione non lineare, quindi rende la vettura più pronta nel primo terzo della corsa del nostro grilletto. Quindi se vogliamo una vettura particolarmente reattiva anche al minimo tocco del nostro grilletto, andremo a posizionare la curva su on. Al contrario, andremo ad escludere questa possibilità andando a posizionare il selettore curva nella posizione off. Per quanto riguarda invece il selettore della sensibilità, se lo andiamo a posizionare nella parte hard, avremo una maggior velocità di partenza. Avremo quindi una resistenza del pulsante più bassa, e questo tipo di regolazione è particolarmente indicata con i motori che hanno un assorbimento particolarmente elevato. Per i motori invece che hanno un assorbimento meno elevato, o comunque un assorbimento diciamo di tipo standard, possiamo tranquillamente andare a settare questo selettore nella posizione soft. Veniamo ancora all'ultimo selettore presente sul pulsante, quello dell'anticipo, che troviamo però dalla parte opposta rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Stiamo parlando dell'anticipo. Abbiamo due tipologie di settaggio: abbiamo l'anticipo sì e l'anticipo no, quindi se vogliamo o non vogliamo avere l'anticipo. Se andiamo a posizionare l'anticipo nella posizione di sì, questo mi va ad anticipare la corsa del grilletto di un passo,
Cosa significa? Che va a bypassare la penultima resistenza, un po' come se io avessi il pulsante premuto sempre un pelino in più rispetto a quello che già non sto facendo, quindi mi rende il tutto decisamente molto più reattivo, quindi è più veloce il pulsante nella gestione dei miei settaggi. Quindi una volta decisi i miei settaggi andrò a decidere se voglio che questi settaggi siano più o meno reattivi, quindi se la mia guida della mia slot car sul tracciato sia più o meno reattiva in modo globale. Quando ho provato il pulsante mi sono affidato al manuale per avere una regolazione standard sulla quale partire e quindi poter iniziare a fare i primi giri con la mia vettura. In questo caso mi affido appunto a quello che ci dice Franceschini, che è l'ideatore di questo pulsante. Ricordiamo lo Special Control, in questo caso MK15. E partiamo da questi due selettori. Innanzitutto andiamo a posizionare il cursore della curva su off, quindi in questo caso qua lo mettiamo alla destra del selettore. Poi andiamo a posizionare il cursore della sensibilità, in questo caso su soft a sinistra, perché facendo in questo modo la resistenza che noi andiamo a dare al nostro pulsante è quella che vediamo scritta sulla basetta, in questo caso 63 ohm. Se posizionassimo la sensibilità su hard faremmo scendere di circa 10 ohm la nostra resistenza, quindi passeremmo da 63 a 53 ohm, rendendo la nostra vettura decisamente più reattiva, più cattiva. Quindi per iniziare ad utilizzare il pulsante è bene utilizzare la sensibilità posizionata su soft, quindi quella standard, quella installata sul pulsante stesso. Giriamo poi il pulsante stesso e andiamo a posizionare il selettore dell'anticipo su no, quindi andiamo ad escludere l'anticipo del grilletto di un passo e utilizziamo la corsa del nostro grilletto in modo del tutto standard. Un'ultima regolazione che va tenuta a mente per andare poi ad affinare con i vari potenziometri e le regolazioni del pulsante è quella di posizionare il selettore del freno in modo che questo possa essere regolato attraverso il nostro potenziometro, quindi andremo a posizionare il selettore verso l'alto, in questo caso dove c'è scritto adjustable. Fatti questi primi passi il manuale ci consiglia alcuni settaggi di questi potenziometri. Partiamo come sempre dal potenziometro giallo, quindi quello dell'antispin. Il potenziometro dell'antispin in questo caso va posizionato sullo 0. Poi ci spostiamo in quello della sensibilità, dove andremo a posizionare il nostro potenziometro su una regolazione particolarmente bassa, in questo caso sul 2. Spostandoci ancora più a destra troveremo il pulsante della potenza e andremo in questo caso a posizionare il nostro selettore al massimo, quindi lo andremo a regolare sul numero 20. E poi in ultimo il freno. Anche in questo caso, dopo aver utilizzato il selettore in modo tale da poter azionare il freno in modo regolabile, andremo a girare sul 20 la manopola del nostro potenziometro in modo tale da avere il massimo freno disponibile. Fatte queste prime semplici regolazioni di base, possiamo così partire con la nostra slot e iniziamo a premere sul grilletto del nostro pulsante e vediamo le reazioni della nostra slot. Andremo così a verificare quanto velocemente la vettura parte allo schiacciare del nostro grilletto e avremo la possibilità di andare a regolare questo potenziometro della sensibilità partendo dal 2 sul quale l'avevamo impostato all'inizio fino ad arrivare al 20. Se notiamo che una volta arrivati a fondo scala della nostra sensibilità la vettura ci sembra ancora un po' pastosa, un po' legnosa in fase di partenza, allora possiamo andare a spostare il selettore della sensibilità da soft all'hard, toglieremo così circa 10 ohm dalla resistenza del pulsante, passando dai 63 originali del pulsante ai 53 della sensibilità
modificata attraverso il selettore da soft ad hard e ripartiremo nuovamente con il nostro selettore della sensibilità da 2 di nuovo verso il 20, perché avendo abbassato chiaramente il numero degli ohm del pulsante avremo già in partenza una reattività maggiore della nostra vettura. Una volta impostata la nostra sensibilità, quindi la velocità con cui la vettura parte al momento in cui noi andiamo a premere sul grilletto, andremo così a regolare la potenza. Con la potenza andremo così ad ottimizzare la percorrenza della curva. In questo caso avremo reazioni un po' più dolci, un po' più tranquille con i numeri bassi del nostro potenziometro, quindi su una scala da 0 a 20 possiamo dire che partendo da 0 la vettura si comporterà in modo più tranquillo, in modo più calmo, la percorrenza della curva sarà più tranquilla, più gestibile. Man mano che ci spostiamo verso il 20 la percorrenza della nostra curva sarà più aggressiva, quindi la vettura sarà un po' più difficile da tenere sotto controllo. Starà a noi regolare quanta potenza andare a dare alla nostra vettura per trovare il giusto compromesso per affrontare qualsiasi tipologia di curva del nostro tracciato. Una volta regolata sensibilità e potenza possiamo dedicarci all'antispin. Diciamo che l'antispin fa quasi la stessa cosa della potenza, per così dire, ma lo fa in modo diverso, cioè la potenza è una potenza nominale che noi andiamo a regolare sulla nostra vettura senza preoccuparci di quanto stiamo schiacciando il nostro grilletto, cioè la potenza, a prescindere da quanto viene premuto il grilletto, viene regolata attraverso il selettore del nostro potenziometro, mentre l'antispin diventa meno efficace man mano che andiamo a premere il grilletto. Quindi possiamo dire che l'antispin agisce sulla prima fase del grilletto, andando via via scomparendo man mano che io vado a premere a fondo il grilletto. Chiaramente usare antispin o usare potenza va poi a gusto del pilota. È chiaro che non dobbiamo esagerare con tutti questi controlli, altrimenti rischiamo di avere una macchina un po' più lenta, un po' più pastosa o per così dire un po' addormentata. Dobbiamo cercare sempre di trovare il giusto mix affinché la nostra vettura sia particolarmente reattiva al punto giusto, che ci permette di guidarla nel migliore dei modi senza effettivamente scodare, senza darci l'impressione di uscire dalla traccia e quindi darci la possibilità di effettuare la percorrenza migliore alla maggior velocità disponibile in base al nostro stile di guida. Dobbiamo infatti sempre pensare di avere una vettura sempre costantemente fluida, una vettura mai troppo scorbutica, perché ogni piccola sbandata che noi andiamo a fare all'interno di un tracciato ci porta via qualche decimo o qualche centesimo di secondo, che sommato curva dopo curva alla fine magari sono circa 2-3 decimi che andiamo a perdere nella totalità del giro. Chiaramente sono regolazioni completamente soggettive, per cui noi potremo andare un po' a giocare con questi 3 selettori per rendere al meglio la nostra vettura, un po' come il freno. Il freno ci viene in aiuto in base chiaramente allo stile di guida di ogni pilota, perché ci sono piloti che preferiscono avere poco freno o addirittura togliere, escludere completamente il freno dal pulsante in modo da far fare alla vettura tutta la percorrenza della curva in modo automatico, frenando o comunque togliendo il dito dal grilletto abbondantemente prima dell'ingresso in curva. Oppure ci sono piloti, come ad esempio nel mio caso, a cui piace entrare in curva alla massima potenza della vettura e poi avere una frenata particolarmente brusca per riprendere praticamente subito il controllo della vettura e andare a fare così in accelerazione tutta la curva stessa. Dobbiamo infatti pensare che gli stili di guida sono molteplici, ogni pilota infatti ha acquisito una propria conoscenza della vettura, un proprio background che gli permette di guidare le varie vetture in modo completamente diverso. L'unica cosa che dobbiamo sempre pensare è che la cosa peggiore che possiamo fare è avere una velocità costante durante il tracciato, quindi non possiamo entrare a velocità costanti in una curva, fare la curva alla stessa velocità e uscire con quella stessa velocità con cui siamo entrati. Occorre
così come se fossimo al volante di una vettura reale, fare la staccata, trovare il punto di corda della curva per poi riaccelerare sul cordolo nel miglior modo possibile e avere così la velocità più elevata possibile all'uscita della curva, pronti per il prossimo rettilineo. Chiaramente per ogni pulsante occorre un attimino di adattamento, occorre effettuare prove, occorre magari adeguare anche un po' il proprio stile di guida in base alle nuove regolazioni del pulsante, che magari con il vecchio pulsante o un pulsante di altra natura erano magari negate o comunque non erano così efficaci. Quindi dobbiamo innanzitutto cercare di capire il pulsante, cercare di comprendere quali siano i punti di forza di questo pulsante e cercare di capire come sfruttarlo. È praticamente diciamo impossibile prendere un pulsante e avere comunque fin da subito, fin dal primo giro, la massima prestazione assoluta. Anche se devo essere sincero, con questo pulsante Special Control di Franceschini mi sono trovato veramente subito molto bene. Forse è il miglior pulsante che io abbia fino adesso provato, perché mi dà le stesse sensazioni del pulsante che utilizzo praticamente ormai da diversi anni. Stiamo parlando dell'Engage Mag, quindi un pulsante magnetico dell'Engage Models. Non ho al momento trovato un pulsante che lo possa andare a sostituire, ma questo Special Control MK15 fa veramente al caso mio, perché devo dire che con poche regolazioni semplici ma efficaci, perché è questo il trucco, avere poche regolazioni ma che si sentano, cioè avere delle regolazioni che effettivamente vadano a modificare il comportamento della vettura. È praticamente inutile avere tantissime regolazioni molto fini che non ci facciano capire se stiamo prendendo la strada giusta da una parte o dall'altra. Questo pulsante mi ha messo fin da subito a mio agio, mi ha dato la possibilità di poter settare con questi 4 potenziometri tutti i parametri di cui avevo bisogno e dopo circa una ventina di giri del mio tracciato facevo già gli stessi tempi che facevo con l'altro pulsante, per cui posso dire che potrebbe tranquillamente essere intercambiabile col mio pulsante attuale. Quindi possiamo dire che questo pulsante è uno di quelli che ti mette fin dal primo giro a tuo agio e forse è uno dei pulsanti che più di tutti gli altri ti dà la possibilità di prenderlo e magari farci anche subito una gara, perché è di facile regolazione e subito molto intuitivo. E ricordiamoci che spesso avere dei componenti artigianali significa avere comunque dei componenti studiati da piloti, studiati da persone che vivono in prima persona queste stesse nostre condizioni e ci sanno dare un aiuto concreto, un aiuto tangibile per aiutare anche noi nella guida delle nostre slot car. Il prezzo poi è decisamente abbordabile, stiamo parlando di circa 270 euro per un pulsante di tipo elettronico con tutte le caratteristiche che vi ho detto. Magari ci saranno caratteristiche un po' diverse da questo MK15 perché, come vi ho detto, il pulsante è sempre in continua evoluzione per migliorare tutti i componenti, tutte le caratteristiche, tutti i selettori che vi ho descritto in questo MK15, però sostanzialmente il succo del discorso è quello che avete visto. In descrizione vi metto il link dove poter contattare Franceschini se siete interessati all'acquisto di questo pulsante o anche semplicemente per porgli qualche domanda, perché è una persona molto cordiale che sicuramente vi saprà rispondere nel miglior dei modi e potrà fugare ogni dubbio in merito a questo Special Control. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il video, se anche voi siete alla ricerca di un pulsante e non sapete cosa scegliere o non avete ancora trovato quello che fa per voi, mettete un like per farmi capire che vi piace questo Special Control MK15 by Franceschini. Come sempre io vi saluto, vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.